finalmente ci siamo visti qua a Monaco, vedi? Due napoletani. Due realtà nostre del Mezzogiorno che si incontrano a Monaco, ma in realtà che è un po' una cosa che ci accomuna, no? La capacità, la brillantezza dell'uomo del Mezzogiorno, ma allo stesso tempo con un'organizzazione sistematica fa la differenza. Sono pienamente d'accordo con te, Eugenio. Non ti nascondo, per noi come T-Group è la prima volta qui a Monaco in questa avventura internazionale e abbiamo avuto un riscontro molto favorevole e molto importante. Non mi sorprende, so il tuo modello di efficienza, so come lavorate, per cui non mi sorprende affatto. Ritengo anch'io che questa sia la principale fiera del trasporto, sia un ottimo investimento, è giusto esserci, anche perché forse è l'unica realmente di qualità di questo settore. Ci sono altre fiere importanti come il SIL in Spagna o Berlino col Fruit Logistic, però del trasporto questa è la fiera principale. Noi in questo, rispetto al tuo modello di business, vedo delle similitudini sempre anche con la mia. Vi spiego, una compagnia di navigazione per funzionare non è sufficiente avere solo la nave, ci vuole un'organizzazione strutturata. Oggi si lavora con una politica sempre più legata all'intermodalità e ci vuole una struttura, ci vogliono strutture di qualità, ci vogliono un terminal a monte, un terminal a valle per poter verificare il buon andamento di tutta la filiera del trasporto. Se me lo consenti, come fanalino di coda, come conclusione, serve la T-Group. La T-Group, l'azienda che fa l'ultimo miglio. E come serve l'ultimo miglio? Lo serve in maniera green e oggi questo è fondamentale, quindi parliamo di distribuzione di qualsiasi articolo con mezzi elettrici. Oggi questo per noi è un plus, è qualcosa di importante. Quindi non solo le navi, mi sembra che avete fatto un investimento importante per quanto riguarda le navi oggi elettriche, anzi siete la prima azienda. Esatto, allora abbiamo 12 navi in costruzione, la prima entrerà a giro nel prossimo 2020, saranno 12 navi gemelle con la capacità che è il doppio rispetto a quelle in essere, perché noi oggi abbiamo le più grandi navi nel mercato, nel settore del Ro-Ro, che sono navi che possono trasportare 250 camion. Queste nuove saranno da 517, quindi raddoppieremo totalmente la capacità e come dicevi giustamente tu, il modello è un modello molto più ecosostenibile. Se abbiamo detto che viaggiare per mare rispetto alla strada è il 50-60% di emissioni in meno, questo incrementerà a forza delle economie di scala e a forza anche di queste ultime navi che sono a zero emissioni in porto. Zero emissioni in porto vuol dire entrare durante la manovra, spegnere i motori, entrare totalmente elettrico. Questo è possibile grazie al nostro investimento importante, dove su queste navi ci sono delle batterie in litio, della misura, per darvi un'idea, di circa 4 contenitori, che durante il moto della navigazione, l'urto con l'onda, si carica esattamente e ci permette di avere la sufficiente carica per entrare in porto a zero emissioni. Da quel momento lì la nave entra in porto, quindi entra green, prendiamo noi il contenitore, ci presentiamo lì con camion Euro 6, portiamo presso i nostri terminal, piattaforme logistiche e da lì inizia la distribuzione con mezzi elettrici. Quindi tutta la filiera a braccetto con Grimaldi viene rispettata, con un solo obiettivo, è quello del green. Win-win collaboration, potremmo dire.